Lasciami. È lui. Non pensavo di incontrarlo qui dopo tanti anni dalla laurea. Avevo detto che avrei risolto io le questioni di famiglia. Perché te ne sei andata? I tuoi genitori mi hanno offerto 3 milioni per lasciarti. Ci ho pensato. Tra i 3 milioni e te, ho scelto i 3 milioni. Shan Shan, non andartene. Shan Shan. Tu, presidente della Nuova, finisci in uno scandalo del genere. Mi vuoi far morire d'infarto? È solo una notte di sesso. Sono un uomo normale, di cosa ti arrabbi? Come presidente della società, non puoi permetterti scandali del genere. Sposala. Una ragazza calcolatrice del genere. È degna di essere la nuora del boss Xie? Come fa ad assomigliare così tanto a Shan Shan? Ho già controllato. La persona è pulita. Se la sposi, trasferirò tutte le mie azioni della società. A tuo nome. Non fare domande a cui non devi rispondere. Una persona come me. Non incontra mai una fortuna. Vedi che avevamo ragione. Quante donne là fuori sognano di sposarsi nella famiglia Xie. Tu sei stata fortunata. Cosa ci fate qui? La famiglia Xie è davvero ricca. Questa zona, questa metratura e questi interni sembrano tutti molto costosi. Xing Chen, il boss Xie ti tratta bene? Molto bene. Se osasse maltrattarti, dillo pure a noi. Noi, la tua famiglia d'origine, non siamo senza persone. Non mi importa se la famiglia Xie è la più ricca di Luokang o no. Dobbiamo comunque chiarire la questione. Mamma. Xing Chen, potresti trovare un posto nella compagnia del boss Xie. Per tuo fratello? Un lavoro. Sei la sorella maggiore, devi prenderti cura di tuo fratello per tutta la vita. Non ti chiedo molto, non ti metto in difficoltà. Basta un posto da vicepresidente. Quindi siete venuti di corsa solo per questo? Altrimenti, perché mai saremmo venuti apposta a trovarti? Non posso farlo. Adesso che sei diventata una fenice su un ramo alto, volti le spalle e non riconosci più nessuno. Se mamma e papà non ti avessero costretta a sposare Xie Lingyuan, avresti una vita così bella. Sono così ridicola. Pensare che potessi ancora sperare in loro. Come? 3 milioni non ti bastano? Quanti altri soldi volete ancora spremere da me? Figlia ingrata, non hai cuore. Venite a casa mia a picchiare la mia gente. Avete perso la testa. No, boss Xie, questa mia figlia. È stata sempre viziata fin da piccola, non sa servire gli altri. Sto solo cercando di educarla al posto vostro. Fuori. Xie Lingyuan, tu hai sposato mia sorella. Quindi mio padre è anche tuo padre. Picchiare tuo padre è un'impietà. Sarai colpito da un fulmine. Violazione di domicilio con furto. Questo reato ti farà scontare anni in prigione. Lingyuan, falli tornare a casa per ora. Se più tardi tornano i tuoi genitori, la situazione sarà imbarazzante per tutti. Andatevene per ora. Per quanto riguarda il lavoro per Shenke, ne parlerò con Lingyuan. Andate. Almeno hai un po' di coscienza. Hai messo in scena tutta questa commedia per farmi sentire in colpa. Se boss Xie la pensa così, perché poco fa si è arrabbiato così tanto? È la prima volta che vedo una pecora nera vivente. Se non ti fossi intromesso, dopo aver sfogato la loro rabbia su di me, se ne sarebbero andati da soli. Tu sei la moglie di Xie Lingyuan. Trattarti così è uno schiaffo in faccia a me. Anche per picchiare un cane bisogna guardare chi è il padrone, capito? Xie Lingyuan, quello che la vostra famiglia Xie vuole è un erede. Se glielo dico, che non mi toccherai, la tua pace se ne andrà. La volpe mostra la coda, eh?
Allora, collaboriamo. Mi stavi aspettando qui. Dopotutto, il ruolo di signora Xie è difficile. Chiedere di più non è esagerato. Se altri vivono male, è sfortuna. Se tu vivi male, te la sei cercata. Mandali all'estero, per non tornare mai più. Perché dovrei aiutarti? In cambio, reciterò perfettamente il ruolo di signora Xie davanti a loro. Attenta a non essere troppo furba. Perdi solo tempo. Mi ero dimenticata di congratularmi, boss Xie, felice matrimonio. Assistente San, non stai chiedendo un po' troppo? Sono l'assistente di tuo padre. Voglio chiedere di più, non è esagerato. Eravamo d'accordo, io le azioni, tu i soldi. Diventa la mia amante. E i soldi spariscono. Preferisco parlare di soldi. Fammi un favore. Perché mandare all'estero i suoi genitori e il fratello? Questo non ti riguarda. Una volta all'estero, trova qualcuno che strappi i loro passaporti. Cosa c'è? Quella sua aria da poverina. Ti fa pena? Vuoi salvarla dalla sua famiglia? Sai com'è la sua situazione? 3 milioni di dote, tutti al fratello. I genitori, per paura di perdere la gallina dalle uova d'oro, l'hanno chiusa in casa. Il giorno del matrimonio. L'hanno trascinata lì. Più una persona è oppressa, più cerca approvazione. Boss Xie l'ha aiutata. Temo che lei diventi come il signor Dongguo, che poi si volti con la sua famiglia e la morda. Buongiorno, boss Xie. Questa deve essere la signora Xie. Lei chi è? Non vi riguarda. Falle cambiare abito. Subito, boss Xie. Xie Linwan, la mia identità è così vergognosa. È. Questo andrà bene. Impacchetta anche gli altri che ho provato. Non serve. La signora Xie deve avere qualche abito presentabile. Considerali una divisa da lavoro. Non serve. Ho soldi. Ora che senso ha fare finta? Cosa intendi dire? Se sei avido, comportati da avido. Non credere che rifiutando tutto ti possa pulire da questo matrimonio. La proposta è venuta dalla vostra famiglia Xie. La dote l'hanno presa i miei genitori. Se tu ti senti la vittima, io non lo sono forse? Cosa ho guadagnato da questo matrimonio? Il tuo disprezzo e il disprezzo della tua famiglia. Non te la sei cercata? Così tanto volevi sposarmi. Per quanto dura e faticosa, dovrai sopportarla. Come lo sai? Perché il cielo ha occhi, a meno che tu non l'abbia fatto. Ora torna a casa con me. Tocca a te recitare. Forse quella sera al bar non era completamente ubriaco. E per questo ha scelto me. Xing Chen. Ora sei la signora Lin Yuan. Le famiglie dei clienti della nostra nuova cena. Devi contattarle regolarmente, mantenere i rapporti. Sii una buona moglie per Lin Yuan. Sì, mamma. Questo tipo di lavoro ingrato. Lascialo fare all'assistente San. Mia moglie non è qui per servire la gente. Non dire sempre di sì a tutto. Capito?
Papà, devo parlarti. Va bene. Avevamo pattuito che dopo il matrimonio mi avresti trasferito le azioni. Ho seguito le tue disposizioni quando mantieni la promessa. Perché tanta fretta? Sei il mio unico figlio. Appena nascerà il bambino. Il matrimonio era l'ultimo limite. Ho trovato questo nello studio. Tu hai usato la vita dei genitori di Shanshan per minacciarla e costringerla a partire per l'estero. La nostra famiglia Xie deve comunque avere un erede. Stare con Ishanshan. Non mi oppongo. Ma Ishanshan non può avere figli. Devi far sì che Sheng Xingchen ti dia un figlio. Troverò sicuramente Shanshan e lo dirò a tutto il mondo. Lei è la vera signora Xie Lin Yuan. Vattene. Quindi Xie Lin Yuan. Sono solo una pedina per scambiare azioni? Cosa c'è, giovane Xie? Perché a quest'ora? Ti sei ricordato di me? Fammi un favore. Trova Shanshan. Non sei già sposato? Va bene, ti aiuto, ok? Scaverò fino all'inferno per trovarla, va bene? Il boss Xie che ti ha sposato è davvero fortunato. Chi lo nega? La signora Xie e il boss Xie sono proprio una coppia perfetta, un'unione divina. Chi ti dà il coraggio di fare una festa a casa mia? Andatevene tutti. Avevo già sentito dire che questa giovane signora è stata costretta a sposarsi dal boss Lao Xie con lezioni. Come minaccia al boss Xiao Xie. Davvero non c'è affetto. La giovane signora dà un banchetto solo per affermare la sua posizione. Ha allungato troppo la mano. Se lo sapevo, non venivo. Andiamo via, che sfortuna. Questo è quello che il boss Xie ha detto. Per salvare le apparenze. Non riesci proprio a trattenerti. Hai fretta di vantarti con gli altri di essere entrata in una famiglia ricca, vero? Non sono io a dirlo. Mamma mi ha detto di intrattenere le mogli e le figlie dei dirigenti e dei partner. Per rafforzare i rapporti. Il boss Xie con me, il suo servo. Alla fine è stato abbastanza buono. Farò del mio meglio. Per aiutarti a riprendere le azioni prima. Dovrei ringraziarti per la tua professionalità, vero? Tu riprendi le azioni prima. Io mi divorzio prima. Non è questo che volevi? Lascia che siano i servi a fare queste cose. Non sono forse un servo? Bene, basta che tu sappia qual è il tuo posto. Dove sei andato? Non hai ancora mangiato? Lo preparo ora. Tu non mangi? Ho già mangiato. Fino a quando continuerai a ignorarmi? Acqua. Sheng Xingche, te lo meriti. Ho già scavato fino all'inferno, ma ancora nessuna notizia. Altrimenti lascia perdere, smettila di cercare. Vai a vivere la tua vita con tua moglie. E poi, sei sposato da così tanto tempo. Non posso credere che tu e tua moglie non abbiate alcun sentimento.
Fammi un favore, controlla. Quali medicine sta prendendo ultimamente Shang Tsung-ken? Non lo sai. Tua madre ha sempre pensato che Shang Tsung non riesca a rimanere incinta perché non sta bene di salute e l'ha portata da ogni dottore. L'ha torturata. Quegli orrori mi fanno rabbrividire solo a pensarci. Lei ha sopportato tutto senza dire una parola. Ti ama davvero alla follia. Non è forse il boss Xiao Xie del gruppo Nuova? Mi conosci? Sono il direttore della reception di questo hotel. L'anno scorso sei stato qui e ti ho aiutato a risolvere una crisi di pubbliche relazioni. Dimmi, che tipo di crisi? Era il caso in cui il boss Xiao Xie è stato pedinato. Ho scoperto il paparazzo e l'ho bloccato sul posto. Poi ho dato la macchina fotografica a tuo padre. Quindi sei stato tu a dare la macchina a mio padre? Sì, sei entrato con una ragazza, ubriaco fradicio. Temevo che qualcuno ti stesse tendendo una trappola, così ti ho seguito. Ma quella ragazza, dopo averti accompagnato in camera, ha lasciato la porta aperta. Dopo averti sistemato, è uscita dopo pochi minuti. Quindi, quell'episodio non ha nulla a che fare con Shang Tsung-ken. Signora Xie, tienila ferma, per favore. Non riesco nemmeno a trovare i punti giusti per gli aghi. Devi solo sopportare un po'. Sielinio antivizia troppo. Non sei mica una figlia di una famiglia ricca. Come fai a non sopportare un po' di sofferenza? Dai. Mamma, mi fa male. È perché la tua salute non è buona. È passato più di un anno e non riesci ancora a rimanere incinta. Se il tuo ventre fosse più forte, dovrei preoccuparmi così tanto. Tienila ferma, ferma, ferma. Dai, sbrigati. Tsung-ken. Devi proprio fare la spia solo perché ti ho portato in ospedale. Mamma, non l'ho fatto. Sai perché non puoi avere figli? Sono io che prendo precauzioni. Se hai qualcosa da dire, dillo a me. Non tormentarla. Smettila. Vuoi solo proteggere tua moglie. Shin-chan ha già accettato la mia proposta. Se il mese prossimo non ci sono novità, andrò a prelevare gli ovuli per la fecondazione in vitro. Avere o meno figli è una nostra scelta personale. Mamma, non preoccuparti. Andiamo. L'ultima volta hai bevuto le erbe cinesi. Questa volta l'agopuntura, la prossima il prelievo degli ovuli. Desideri davvero così tanto questo bambino? Vuoi sposarmi a tutti i costi? Allora, per quanto sia difficile, dovrai sopportarlo. Xie-Lin-Wan, essermi innamorata di te è stato l'errore più grande della mia vita. Cambierò. Shin-chan, hai finito le medicine che ti ho dato l'altra volta? Sì, anche se sono un po' amare, devi prenderle. Sono molto efficaci. Le ho finite tutte, mamma. Allora perché non ci sono ancora novità? Ti prenoto un appuntamento con uno specialista. Facciamo la fecondazione in vitro. Congratulazioni. Sei incinta di 40 giorni alla prossima visita. Faremo un controllo completo. Mamma, forse dovremmo aspettare ancora un po'. Pronto? Stasera usciamo a cena. Ho prenotato al ristorante. Meglio a casa. Ho qualcosa da dirti. Allora torna a casa. Così quel maledetto non dirà che vi disturbo. Allora vado. Mamma, va pure. Pronto? Dottor Lee, riguardo a quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, sul prelievo degli ovuli per mia nuora. Cosa dici? Lei è già incinta.
Ho fatto controllare i registri d'ingresso e uscita. Si scopre che Ishan-chan è tornata il giorno stesso del tuo matrimonio. Cosa stai dicendo? Questa cosa non l'hai mai vista, vero? Da allora non è più partita. È qui ora. Così presto e ci sono già 2 piatti. Smettila. Shen Xing-chen. Divorziamo. Quanto vuoi? Scrivilo tu. Come spiegherai ai tuoi genitori il nostro divorzio? Non darti tanta importanza, va bene? Vogliono solo un erede della famiglia Xie, niente di più. Con chi lo fai non fa differenza. Vero. Penna. Vuoi riguardare questo? Non serve. Cosa stavi per dire prima? Mamma dice che la settimana prossima mi porta a prelevare gli ovuli. Perfetto, così evito questa tortura. Domani mattina. Me ne vado. Come vuoi. Xie Lin Yuan. Perché nel tuo cuore c'è ancora lei? Ma a me dai questo affetto vago e inconsistente? Perché? Perché farmi credere che provi ancora qualcosa per me. Dai un po' di spazio ai giovani. È una festa per la coppietta e tu vieni a disturbare. Ho dato loro abbastanza spazio. Una cosa così grande e non ce lo dicono? Cosa vogliono fare? Xing-chen. Cosa ti succede, Xing-chen? Presto, presto, portatela in ospedale. Povero nipote mio. Va bene, non preoccuparti. Shen Xing-chen è incinta. Da quando? Non me l'ha mai detto. Sono già 40 giorni. Come fai a fare il marito? Parli di divorzio adesso? Sei un uomo. Dottore, come sta mio nipote? Xie Lin Yuan. Shan. Operando ora, il bambino ha alte probabilità di salvarsi. Firma. Marito di Shen Xing-chen. Non sono d'accordo. Cambiate medico. Non mi fido di questa donna. Conosco la situazione di Shen Xing-chen meglio di chiunque altro. Cambiare medico ora aumenterebbe solo i rischi per la paziente. Xie Lin Yuan. Vuoi uccidere tuo figlio con le tue mani? Sei un mostro. Se perdiamo altro tempo, sarà più in pericolo. Pericolo? Il pericolo più grande adesso è lasciare che sia questa donna
a operare Shang Xing-Chen. Ho fatto così tanta fatica per far sì che Shang Xing rimanesse incinta. E lei me l'ha rovinato così. Ora la denuncio subito. Mamma, se osi fare del male a Shanshan di nuovo, considera che non hai più un figlio. Quella che è lì dentro è tua moglie e porta in grembo tuo figlio. Non capisci cosa sia più importante? Come sta? Di cosa ti preoccupi? Sono un medico, ho un'etica professionale. Fino ad ora, madre e figlio stanno bene. Shanshan. Non è questo che intendo. Ti dico, Xie Linyuan, in questo momento critico non puoi divorziare. Parla meno. Ora la cosa importante è calmare quella là dentro. Finché Shang Xingen dà alla luce questo bambino, che ti importa con chi è? Com'è possibile questa famiglia? Mi scusi, mi spinga fuori più tardi, per favore. Va bene? Ora non pensare a niente. Riposa bene. Stasera resto qui con te. Xie Linyuan, il tuo senso di responsabilità è come un coltello affilato. Più sei gentile con me, più mi ferisci. Xingen, hai visto l'orologio che porto di solito? Ah, l'ho portato a fare la manutenzione. Hai la febbre. Forse dovremmo ordinare da mangiare. Non mangiare. Letto 23. Il dottore ti chiama nel suo ufficio. Va bene. Entra. Finalmente hai accettato di vedermi. Siediti. Shanshan, mi sono sposato perché? Aspetta. Questa volta non ti ho chiamato per fare due chiacchiere. Voglio dirti che il bambino nel grembo di Shang Xingen deve assolutamente restare. Cosa intendi? Shang Xingen ha condizioni uterine non ottimali. Se abortisce di nuovo, temo che in futuro non potrà più avere figli. È così giovane, com'è possibile? Xie Linyuan. Credimi. Scegliere Shang Xing-Chen e dare alla luce questo bambino. La vostra famiglia di 5 persone sarà felice. So che mio padre ti ha obbligato a firmare l'accordo, e adesso che sei tornato, non posso fingere che non sia successo niente. Tra di noi è finita. Forse Shang Xing-Chen è la scelta migliore per te. Se Shin-Chen vuole tenere questo bambino, non posso abbandonarli. Shanshan, cosa vuoi? Tutto quello che posso darti. Te lo darò. Per me. Sono già soddisfatta se tu sei felice. Lascia che il passato resti nel passato. A proposito, non dire niente a Shang Xing-Chen sul fatto che non può permettersi un altro aborto. Basta che le dici che aspetti questo bambino e vuoi tenerlo. È sufficiente. Professoressa Zhao. Professoressa Zhao.
Ho già compilato il rapporto di stadio. Grazie, professoressa Zhao. Ho sentito che i tuoi voti sono perfettamente sufficienti per accedere al master senza esame. Perché non continui gli studi? Motivi personali. Vengo a fare il controllo. Non ho più nessun disturbo. I tuoi cosiddetti motivi personali sono solo sposarti con un uomo che non ti ama e poi rinunciare alla tua vita, vero? Sai quello che è successo ieri sera? È tutta una voce nel reparto. Lascia che ti cambi medico, perché dovresti fartela a pezzi con te stessa. Per un uomo che non ti ama. Non ho intenzione di tenere questo bambino. Non volevo che tu abortissi. Dammi un'altra copia dell'accordo di divorzio. Se tu mi avessi detto ieri che eri già incinta, oggi non avrei. Tu hai finalmente riallacciato i rapporti con l'amore che avevi perduto per un malinteso e sei venuto tutto contento a chiedermi il divorzio. Come potevo rovinarti tutto con la notizia della mia gravidanza? Xing Chen, mi dispiace. Quando ci siamo sposati, tu mi avevi già avvertito per bene. Ero io che sapevo benissimo che era un salto nel buio e l'ho fatto lo stesso. Non è colpa tua. Divorziamo secondo le condizioni che abbiamo concordato ieri. Xing Chen, lascia il bambino. Non divorzieremo più. E allora la dottoressa I? La faccenda tra me e lei. Non devi preoccuparti, ho già la mia soluzione. Un bambino, se non riceve l'amore di entrambi i genitori, non sarà felice per tutta la vita. Non lo porterò a termine. Anche il capo Xie non deve compromettersi. Abbandonare il vero amore. Ho già promesso che non divorzierò, non me ne pentirò. E questa volta per me. Non voglio più fare compromessi. Tu dicevi divorziare e divorziavamo. Ora non vuoi più divorziare e chiedi a Xing Chen di perdonarti. Ma non va bene, anche se sei mio figlio. Devo dire la verità. Tu devi comportarti bene in questi giorni che Xing Chen è in ospedale. Mamma. Non cercare più di convincermi. Va bene, ho capito. Di sicuro Ishan Shan ti ha detto qualcosa, vero? Xing Chen, non crederle per niente. Tempo fa ha adescato Lin Yuan e io l'ho cacciata via. Perciò ce l'ha con la nostra famiglia. Non sopporta che Lin Yuan stia bene. Basta, mamma. Sei stata tu a usare la vita dei suoi genitori per minacciarla e costringerla ad andare all'estero. Come puoi avere la faccia di girare la frittata contro di lei? Shan Shan, fin dall'inizio alla fine, ha sempre pensato alla salute di Xing Chen. E tu? Tu pensi solo a quella maledetta eredità. Ishan Shan, Ishan Shan. Voglio proprio vedere che sortileggio ti ha fatto. Per farti ancora ragionare male adesso. Mamma. Alzati. Adescare un uomo sposato, istigare altri ad abortire il bambino. Ti meriti ancora di fare la dottoressa? Mamma, smettila di fare scenate ingiustificate. Shen Xing Chen è tua moglie. Lei l'ha quasi uccisa, e tu la difendi ancora. Non ho mai fatto del male a nessuno. Perché non vuoi proprio lasciarmi in pace? Tempo fa mio padre aveva l'uremia e aveva bisogno di dialisi. Lei ha impedito all'ospedale di accettarci. Io sono inginocchiata dal primo piano fino al quinto. Nessun ospedale ha voluto accettarci. Poi ho lasciato tuo figlio. Ho fatto di tutto per proteggere tuo nipote. L'ho convinto a lasciarmi e tornare al fianco di Shen Xing Chen. Cosa vuoi che faccia ancora? Cosa devo fare per lasciarmi in pace? Mamma, come hai potuto farlo? Non è vero? Non ascoltare le sue sciocchezze. Questo è l'ufficio dell'ospedale. Non è un posto per i parenti dei pazienti che si comportano male. Se non te ne vai con tua madre, chiamo la sicurezza. Zia, ti prego, lasciami una via d'uscita. Se davvero pensi che non vada bene. Il nostro direttore Zhao è il più giovane vice direttore medico. Lascia che si occupi del caso di Shen Xingten. Shen Xingten starà al sicuro e darà alla luce il bambino. Anch'io ho una reputazione. Se non fosse per mia nuora, mi sarei comportata così. Basta che stia bene. Non voglio creare problemi. Per i pazienti ricoverati faremo del nostro meglio. Voi due, per favore, andatevene. Ishan Shan ti ha trasferita a me. Controllo di nuovo la tua situazione per fissare la data dell'operazione. Vorrei cambiare medico. Perché? Non voglio essere rimproverata e messa alla prova durante il ricovero. Se vuoi diventare medico, ti aiuterò in ogni modo. Esami su esami, sempre sotto esame. Visto che ti sei già arresa, non spreco altro fiato.
Mi dispiace, non sapevo che la situazione fosse così. Perché non sei venuta da me? Lascia stare, è passato. All'inizio, zio e zia erano gentili con me. Solo dopo aver saputo che non potevo avere figli, hanno cambiato atteggiamento. Non ho gestito bene la situazione. Farò trasferire Shang Tsing. Non succederà più. Sai, in realtà vorrei davvero assistere alla nascita di questo bambino. Io e Shang Tsung ci assomigliamo così tanto. Il vostro bambino sarà bellissimo. Shan, tu sei tu. Shang Tsing è Shang Tsing. Farti passare il compleanno in ospedale. Mi dispiace. Te lo ricordi? Certo, non avevamo deciso. Di festeggiare i compleanni insieme d'ora in poi? La torta. L'assistente ha detto che è il tuo compleanno. L'ha ordinata l'azienda. Non festeggio il compleanno. Se non lo festeggi, lo butti via. Perché mia madre dice che il mio compleanno è il giorno del suo martirio. Da piccola, quando volevo festeggiare, venivo picchiata e sgridata. Mi chiedo spesso perché. Sono venuta al mondo. Tieni la torta, mangiala come dessert. Si festeggia il venerdì santo, perché non si può festeggiare il compleanno. D'ora in poi lo festeggeremo ogni anno. Io te lo organizzo io. Non devi essere così gentile con me. Lin Yuan, Lin Yuan. Lin Yuan. Dottore. Come sospettavo, la tua ecografia presenta un grave problema. 2 ovuli fecondati, uno si è impiantato normalmente, l'altro è extrauterino. Questa situazione è molto pericolosa, serve un intervento immediato. Chiama subito un familiare per firmare il consenso. Firmo io. Dottore, venite a salvare qualcuno. Dottore. Ti ho detto che è solo ipoglicemia. Non devi preoccuparti per me. È un problema di vecchia data. Mi hai chiamato all'improvviso, con la voce fioca. Come potrei non preoccuparmi per te? So che non avrei dovuto chiamarti, ma non ce l'ho fatta a trattenermi. In questi casi, non devi farti tanti scrupoli. Se volete fare gli innamorati, fatelo a casa, non venite in ospedale a mettere a rischio le vite. Impossibile. Shang Tsing-chen, gravidanza extrauterina. 2 ovuli fecondati, uno si è impiantato, l'altro no. Sei un medico, devi considerare e verificare tutte le possibilità, a causa della tua negligenza. Shang Tsing-chen stasera ha rischiato di morire. Cosa è successo a Shang Tsing-chen? Ti interessa? Vai a tenere compagnia alla tua dottoressa Ai. Stai lontano da Shang Tsing-chen. Dov'è la paziente di questo letto? Non lo so. Dove Shang Tsing-chen? Non vuole vederti. Sia Lin Yuan, che stai facendo? È mia moglie. E sai che tua moglie deve essere operata. Mentre cercavano un familiare per firmare, tu abbracciavi un'altra donna. Era io che conosco. Tu. Il paziente è in fase di recupero e ha bisogno di riposo assoluto. Per il suo bene, ti chiedo di darle qualche giorno di tranquillità. Allora preparerò io i 3 pasti e li porterò. Tu potresti consegnarglieli. Non serve. Mi occupo io dei pazienti. Ho più esperienza di te. Le pratiche sono a posto. Ti accompagno a casa. Grazie, dottor Zhao. Riguardo l'intervento di cui abbiamo parlato prima, quando è fissato? Nelle tue condizioni attuali, non puoi sottoporti a questa operazione. Perché? Quindi, se mi sottoponessi a questa operazione, per tutta la vita, non potrei avere figli. Sì. Il dottori lo sa? Quindi ha informato Lin Yuan della situazione. Davvero? Quindi Lin Yuan, per questo motivo, è stato costretto a scegliere me, per il suo senso del dovere. Il dottori è amore. Io sono un obbligo. Questo non lo so. Forse è la soluzione migliore.
Non sarei una buona madre. Dottor Zhao, fissi l'appuntamento. Ci pensi ancora un po'. Xie Lingyuan, lunedì prossimo porta i documenti. Ci vediamo davanti all'ufficio del registro civile. Il boss Xie vuole parlare con te. Lunedì prossimo, direttamente all'ufficio del registro civile. È il boss Lao Xie. Ho sentito da Sanfan che stai per divorziare da Lin Yuan. Il divorzio è meglio per entrambi. Questa faccenda di Ishanshan, Lin Yuan l'ha gestita male, è vero. Però, visto che si è già ravveduto, perché non dargli un'altra possibilità? Mi dispiace deludere le sue buone intenzioni. Sheng Xingchen, come hai fatto a entrare nella mia famiglia Xie? Lo sai benissimo. È solo un affare a prezzo pattuito. Non hai il diritto di chiedere il divorzio. Non ho il diritto? Allora mi denunci. Il tribunale le dirà se ho o meno questo diritto. E se ti offrissi un'altra somma di denaro? Per comprare il bambino che porto in grembo? Vuoi il divorzio solo perché pensi di non poter contare su Xie Lin Yuan? Allora, ti cedo il 3% delle azioni a mio nome. Dopo la nascita del bambino, te ne darò un altro 2%. Che ne dici? È un prezzo piuttosto alto. Non si può discutere di ghiaccio con un insetto estivo. Signorina Shen, un momento in privato. Non abbiamo nulla da dirci. Davvero? Signorina Shen, perché insistere sul divorzio? Quando i suoi 3 familiari torneranno e scopriranno che manca un albero della fortuna, sicuramente la convinceranno a ragionare. Moglie della famiglia Xie, un lavoro così prestigioso. Perché vuoi dimetterti in fretta? State tranquilli. Darò sicuramente alla luce questo bambino. Lo sapevo che la signorina Shen ha un cuore tenero. È molto ragionevole. A quanto pare, voi donne tra di voi riuscite a intenderci meglio. Vuoi divorziare? Va bene. Divorzia, Sheng Xingchen. Non pentirti. Non aspettare venerdì, divorziamo ora. Andiamo all'ufficio anagrafe ora. Divorziamo subito. Firmalo e andiamo all'ufficio anagrafe. Se non vuoi divorziare, non parlarne. Vuoi usare questo metodo? Per dimostrare cosa? Tuo padre mi ha dato una quota azionaria per comprare il bambino nel mio grembo. Ho accettato. Se volevi soldi, perché non chiedere a me? Perché andare da mio padre? Perché offri di più. Mi sono sposata con te solo per dare al bambino nel mio grembo. Un'identità. Chi ami tu? Con chi vuoi stare? Non mi riguarda e non voglio saperne. La persona che è appena passata è Sheng Xingchen, vero? La conosci? La prima della nostra scuola. All'epoca, con un punteggio per Tsinghua e Pechino. Si è iscritta alla facoltà di medicina della nostra università di serie B. Fece scalpore in tutta la scuola. Ma a guardarla bene, lei assomiglia un po' a Ishanshan. Il gran signor Xie mi aspetta apposta all'ingresso. Che onore! Mancavi solo tu. Sei tu? Chi sei? Forse. Aspetta, tua moglie si chiama anche Sheng Xingchen? Non sa mica. Questa Sheng Xingchen? Gran signor Xie, non sei un essere umano. Hai sposato Sheng Xingchen solo perché assomiglia a Ishanshan. Per fortuna ho divorziato. Non hai divorziato? Allora perché mi hai chiamato? Volevo solo farti conoscere la tua nuova cognata. E Shanshan. Se Sheng Xingchen fosse anche lei di quella scuola, quella sera. In futuro, se ti capita di nuovo, è meglio che te ne stia alla larga. E se me ne sto alla larga, tu che fai? Con me non hanno avuto la meglio. D'ora in poi, non tornare a casa così tardi. Per una ragazza è pericoloso. D'ora in poi, non immischiarti nei miei affari. Grazie.
Come ti chiami? Pronto, Shan Shan. Ok, arrivo subito. Non ti preoccupare. Potresti dirlo a Shang Xingken per me? Zhao Zexuan ti ha dato un'insufficienza. A cosa serve cercare Shang Xingken? Il vice direttore Zhao sicuramente ascolterà Shang Xingken. Se lei parla, di sicuro potrò restare. Zhao Zexuan. Shang Xingken. Lascia perdere, non voglio forzare la mano. Forse lei non vuole proprio aiutarmi. Non ti agitare adesso. Per l'ospedale troverò un modo. Se è troppo difficile, lascia stare. Non voglio metterti in difficoltà. Shan Shan, ti ricordi? La prima volta che ci siamo incontrati? La prima volta? Intendi quella volta all'ingresso della scuola, quando mi hai bloccato? Ne sei sicuro? All'ingresso della scuola, quella volta, è stata la nostra prima volta. E quando altro? Stai dicendo che mi avevi già visto prima? Non preoccuparti per l'ospedale. Se c'è altro in cui posso aiutarti, dimmelo pure. Consideralo un mio risarcimento. Vuoi tagliare i ponti con me? Mi dispiace. Hai deciso di tenere il bambino? Allora vieni regolarmente per i controlli prenatali. Va bene. Vorrei proprio riprovare l'esame. Ho rinunciato prima per forza maggiore. Adesso ho un'occasione. Voglio riprovarci. Allora se vieni a fare il controllo, devi essere pronto a essere esaminato da me. Non ti risparmierò di certo. Grazie, professoressa Zhao. Adesso non hai più paura di me. La tua severità è per il nostro bene. D'ora in poi non chiamarmi più professoressa. Chiamami per nome. Non è proprio appropriato. Se passi l'esame diventiamo colleghi. Se non lo passi, non ho più la possibilità di insegnarti niente lo stesso. È meglio chiamarmi per nome. Grazie, Zhao Zexuan. Ora torno a casa. MMH. Grazie. Non vedi l'ora di divorziare da me? È per lui, vero? Lui accetta anche che tu porti in grembo il figlio di un altro uomo. Pensi che sia sinceramente innamorato di te? Selinwan, da oggi in poi, considerami solo un estraneo che condivide l'appartamento con te. Sono stato io a salvarti la vita prima, vero? Quella sera sei stato davvero tu? In realtà non mi hai salvato solo una volta. C'è stata anche quella volta all'università. Professore, Se stai con me, avrai tutte le opportunità che vuoi. Ma se non sai approfittartene, in futuro nel nostro istituto, lasciami. Lasciami, Shan Shan. Vecchio vergognoso. Perché sei scappato stamattina? Stamattina sono stato a sempre in laboratorio. Nel vostro istituto non c'è un insegnante che ama fare il favoritismo con gli studenti. Questa faccenda. Tutti hanno il coraggio di arrabbiarsi, ma non di parlare. È ora che io intervenga. Xie Lei Feng si prepara di nuovo a fare la buona azione? Ma che ci vuoi fare? Lo faccio per te, per darti un ambiente di studio pulito e tranquillo. Grazie. Alla fine ogni volta che mi ha aiutato, era perché mi aveva scambiata per la sua fidanzata. In realtà c'è stata anche un'altra volta, quando dopo l'esame di maturità ho scelto la facoltà. Perché vuoi per forza studiare medicina? Fare l'insegnante non sarebbe meglio? Non paghi tasse di iscrizione e non hai problemi a trovare lavoro. anche l'accademia militare va bene. Anzi, ti pagano pure. No, Vista corta.
Se studi medicina, in futuro per ogni problema di salute avrai conoscenze in ospedale. Oggi è difficilissimo farsi curare. I pazienti fanno bustarelle a destra e a sinistra. Così ti ripaghi le tasse universitarie. Anche medicina va bene, ma devi iscriverti all'università di Woking. Non puoi andare fuori città. Ma non importa quante volte mi hai salvato. Quest'anno l'ho ripagato. Ma io non so niente. Tu dici pari e via. Credi che sia giusto per me? Giusto. Cosa vuoi, Boss Xie? La giustizia? La giustizia del prezzo? Va bene allora. A prezzo giusto. Abortisco. E lascio il posto al dottor I. Ma tu non puoi proprio abortire. Quindi non divorzi da me per senso di responsabilità. Autosacrificio. Scusa, ma non ne ho proprio bisogno. Almeno quest'anno. Hai bisogno che qualcuno si prendesse cura di te. Il nostro matrimonio è solo per registrare il bambino. Con chi stai? Non mi interessa. Se ti do fastidio, posso trasferirmi da qui. Liberare il posto. Bene, trasferisciti. Domani cerco un posto. Ti faccio soffrire qualche giorno. Sei proprio cercando una casa. Potresti trasferirti direttamente a casa. Del dottor Zhao. Mi trasferisco in hotel. Domani stesso. Non serve tanta fatica. La casa che i tuoi genitori hanno comprato per tuo fratello con quei 3 milioni. L'ho intestata a te quando sono partito. Xie Lin Yuan. È così che sei gentile con gli altri, senza chiederti se lo vogliono. Shang Xing ce n'ha abbandonato l'idea del divorzio. Come mi ringrazierai, Bassia? Cosa hai fatto? Se hai in mano il suo punto debole, ovviamente farà tutto. Quello che vuoi tu. Usare questo per ricattarla? Prima il vecchio boss Xie le ha dato il 5% delle azioni, ma lei non ha ceduto. Cos'altro potevo fare? Ora se divorziate, tutto il lavoro precedente andrà sprecato. Basta che lei partorisca il bambino. Tu e Shan Shan. Non potreste stare insieme? Smettila di fare queste cose presuntuose. Shang Xing Chen, sei davvero spietato. Cosa fai? Ho solo detto qualche parola di rabbia, non puoi. Darmi una via d'uscita. Tra 9 mesi vieni a prendere il bambino. Dopo il parto divorziamo. Senza più disturbi. No. Come potrei sapere se non mi tradirai? E non vorrai questo bambino? Questi 9 mesi? Devo vederti ogni giorno. Valigia. Ti aiuto io. Non serve. Aiuto! Presto! Qualcuno è caduto in acqua. Non respira. Sarà morto? Sono un medico. Anche tu studi medicina. Non ti riguarda. Per sposarmi hai rinunciato alla tua vita, giusto? Non ti riguarda. Tu e Zhao Zexuan. Eravate una coppia, ma per i 3 milioni di mia famiglia. Avete diviso 2 persone perfette. Ora che il malinteso è risolto, vi siete riconciliati, quindi non vedete l'ora. Di tagliare i ponti con me, vero? Pensi che tutti siano come te, senza niente da fare? E pensano solo all'amore? Una casa da 3 milioni, più il 5% delle azioni. Non posso avere almeno un po' di diritto di sapere? Sai delle azioni? Già. L'estero l'hai organizzato tu. A parte te, chi poteva pensare di minacciarmi così? Da una parte fai il gioco sentimentale, dici di non divorziare. Dall'altra aspetti che la carta gratuita scada per comprare con le azioni. Voi della famiglia Xie siete davvero nati per gli affari. Non mi importa cosa pensi, voglio solo sapere. La tua relazione con lui ora. Zhao Zexuan è il mio insegnante.
Il periodo del tirocinio per me è stato particolarmente duro. Ogni giorno c'erano un sacco di esami in attesa. Se rispondevo con anche solo un piccolo difetto, era una sgridata. Zhao Zexuan per me è l'aspettativa di un insegnante per uno studente. Io per lui. Solo il rispetto di uno studente per l'insegnante. Ma questa volta in ospedale non ho sentito che sia stato severo con te. In che senso? Perché ha detto che, visto che ho rinunciato alla carriera medica, perché sprecare fiato con me? Forse dovrei trovarti un altro tutor, uno più paziente. Non devi preoccuparti dei miei affari. Finché non divorziamo, sei mia moglie. Ho il diritto di sapere tutto. Se devi prepararti per l'esame, le sedie di casa non vanno bene. Ti compro una sedia ergonomica. La comprerò da sola. C'è molto altro da comprare. Cuscino per gravidanza, olio, integratori, vestiti, scarpe. E cosmetici. Che ne di? Se andiamo al centro commerciale insieme? Ok. Domani pomeriggio. La mattina ho una riunione. Finita quella, vengo a prenderti. Allora ci vediamo direttamente al centro commerciale. Ok. Puoi venire subito. Non ho tempo, ho un appuntamento. Ishan-chan ha bevuto troppo. Sembra un'intossicazione d'alcol. Da sola non posso portarla in ospedale. Vieni qui. Non può assolutamente bere alcolici. Perché ha bevuto? Non ha fatto il tuo nome, ma ogni sua parola parlava di te. Autista. Fai inversione. Pronto, Lin Yuan? La riunione non finirà presto. Sei uscito? Non ancora. Forse domani? Ok. Ok, ciao. Professoressa Zhao, Hai un momento? hai trovato qualcosa? Non ti agitare. È il mio assistente che ha preso un permesso. Hai tempo di sostituirlo? Ok, arrivo subito. Cosa ci fai qui? Non eri in riunione? Io, oggi. Giovanotto Xie. Shan-chan si è svegliata. Xing-chen. Shan-chan, oggi. Non c'è bisogno di spiegarmi. Fai pure. Xing-chen. Non ti senti male, vero? Voi. Non chiedete. Per quello di questo pomeriggio, ti ringrazio. Professore Zhao, ho fatto un buon lavoro, no? Non avevamo detto di non chiamarmi più professore. Ma se l'assistente è qui, devo chiamarti professore. Va bene, allora la prossima volta non ti chiamo. D'accordo. Zhao Zexuan. Quello che ho studiato prima non l'ho dimenticato. Ora lo riprendo. E lo riprendo in fretta. Perché l'hai chiamato qui? Sei allergico all'alcol, eppure bevi così tanto. Sei un medico. Non sai quanto sia pericoloso? Il tuo compito ora è prenderti cura di tua moglie e del bambino che porta in grembo. Se io vivo o muoio, che te ne importa? Sei ridotto così. Come posso non occuparmi di te? Bevo per cercare di dimenticarti, ma tu così. Come posso dimenticarti? Shan-chan. Non ne vale la pena. 7 anni di sentimenti. Come fai a voltare pagina così? Sai quanto mi pento ogni giorno? Mi pento di non essere stato più coraggioso. Se fossi venuto da te prima che vi sposaste, prima che lei rimanesse incinta, il nostro finale sarebbe stato diverso? Mi dispiace. Incontrerai un uomo migliore di me. Mi dispiace. Xie Linyuan. Xing-chen.
Cosa c'è? Anche per una condanna a morte c'è un processo. Non dovresti prima ascoltare le mie spiegazioni? Se hai la coscienza pulita, perché hai mentito? Avevo paura che pensassi troppo. Sì, Linyuan, non capisco. Ti preoccupi della dottoressa Yi e ami anche lei. Allora, che senso ha tenermi legato a te? E tu? Avevi un appuntamento con me, ma tutto il pomeriggio con quel Zhao. Stai insieme a lui, ti senti davvero innocente? Io voglio stare con lui e basta. Lasciaci stare. Approfitti dei problemi nel mio matrimonio con Xing Chen. Ti inserisci a tradimento per rubarmi mia moglie. È questa la tua etica professionale? Zhao Zexuan. Sei tu che giochi su due tavoli e adesso rovesci la colpa su di me. Non pensare che solo perché ti chiami Xie non osi reagire. Xing Chen l'ha già ammesso. Cosa hai ancora da nascondere? Cosa stai dicendo? Non ti importa nemmeno che porti in grembo il figlio di un altro uomo. Su, parla. Quanti anni di fatica puoi risparmiare? Fai il tuo prezzo. Lascia Shen Xing Chen. Che differenza c'è tra te e tua madre? Per tutto il pomeriggio hai passato tempo con quello Zhao. Ti senti davvero innocente? Io voglio stare con lui e basta. Non mi amavi. Come fai ad essere così indifferente? A lasciare andare così facilmente? Shen Xing Chen. Non te ne andare, per favore. Stai attento a... Scusa, non lo sapevo. Che Xilinyuan sarebbe venuto a cercarti. Come hai pensato di usarmi per rimandarlo a casa? Non so perché lui crede che ci sia qualcosa tra noi due. Ho solo continuato la conversazione come diceva lui. Ti ho creato dei problemi. Mi dispiace. Non è niente. Puoi usarlo. Tanto sono comunque single. Sei così bravo a... Perché sei ancora single? A me piacciono le persone che vengono sconfitte 1000 volte e che alla 1000ª prima volta si rialzano comunque in piedi. Ho incontrato una sola persona così e si è pure sposata. E cosa hai intenzione di fare dopo? Se hai difficoltà, cercami assolutamente. È troppo tardi. Torna a casa presto. Pronto? Signora, il signor Xie è in casa in questo momento? Cosa succede? C'era una riunione stamattina e non è venuto per niente. Gli ho telefonato e non ha risposto. Non è a casa. Non ti preoccupare, sono fuori. Torno a controllare. Linyuan, sei in casa. Linyuan? Xing Chen. La tua assistente stamattina ha detto che c'è una riunione importante. Ho chiamato, ma non rispondeva nessuno. Pensaci tu. Xing Chen non è come pensi. Non serve che mi spieghi. La tua storia con lei non mi interessa. Ti accompagno in ospedale. Stai tranquilla. Il bambino starà bene. So cosa sto facendo. Quello che mi interessa sei tu. Vivi già con lei e mi dici queste cose? Hai mai rispettato me o lei? Xing Chen. Vuoi che ti aiuti a spiegarle? Shanshan, sei un medico, lo sai. Non si può avere un rapporto se si è ubriachi. Cosa intendi dire con questo? Perché l'hai fatto? Mi hai riaccompagnata a casa, dormito accanto a me. Hai messo il mio telefono in silenzioso. Hai fatto tutto questo per far vedere questa scena a Xing Chen, vero? Sì, l'ho fatto apposta. La Shanshan che conoscevo non avrebbe mai usato un metodo così meschino.
Lei si è già innamorata di un altro. Perché non possiamo ricominciare da capo? E io posso aspettare, non mi importa di avere un ruolo. Ci siamo già lasciati. Perché? Siamo stati insieme 7 anni, 7 lunghi anni. Tu e lei da quanto vi conoscete? Perché non possiamo tornare come prima? Sei qui per la visita prenatale oggi? C'è tanta gente in ospedale, è scomodo spostarsi. Perché non l'hai detto prima a Linjuan? Per farsi accompagnare da lui? Sono solo controlli di routine. Li ho già fatti. Se hai bisogno di qualcosa, dimmelo. Mamma, Cosa c'è da dire su di lei? mamma, cosa ci fai qui? La visita prenatale è una cosa importante. Se in futuro Linjuan non ha tempo, chiamami direttamente. Mamma, sono solo controlli di routine. Niente di grave. Tutto ciò che riguarda il mio nipotino non è mai una piccola cosa. Torna a casa con me. Farò preparare la domestica della zuppa di nido d'api per te. Mamma, tra poco devo. Mamma, Non avevi tempo? Sei venuta dopo la visita. appena finita la riunione, sono corso qui. Mamma, torna a casa tu. Accompagno Xingchen a comprare qualcosa. Davvero? Quando servono sono in prima fila. Quando non servono, in ultima. Sei tu che hai fatto venire mamma. So che non vuoi vedermi, ma sono preoccupato per te. Ti accompagno a casa. Non serve, non c'è bisogno di fare cose che possano dare adito a fraintendimenti. So che temi che il dottor Zhao possa fraintendere. Ma dopo tutto è il medico curante, è così impegnato con il lavoro. Non può starti sempre accanto e prendersi cura di te. Per quanto impegnato, non può competere con il boss Xie, che ha 1000 cose da fare ogni giorno. Xingchen, dottor Zhao. Non ti importa davvero di quel bambino? Non mi importa. Ti accompagno a casa. Questo Xie Linjuan è davvero strano. Sta ancora seguendo. In futuro non aiutarmi più con queste cose. Aiutare qualcuno significa portarlo in fondo, a comprare il buco fino all'ovest. L'ospedale è così impegnato. E poi, Se fosse stato un paio di anni fa, davvero non avrei avuto tempo per te. In questi 2 anni sono diminuite le nascite. Temo che non arriverò nemmeno alla pensione. Che sarò già disoccupato. Prima Xie Linjuan mi ha dato una somma di denaro. Perché ti lasciassi? Frettoloso, ho rifiutato troppo presto. ha detto anche cose del genere? Probabilmente temeva che ti ingannassi emotivamente. Xie Linjuan, cosa vuoi fare davvero? Non mi ami affatto. Perché ora non vuoi lasciarmi andare? Autista, vada più piano. Tassista, la segua. Non perdiamola di vista. Cosa ci viene a fare qui? Come fa ad avere il codice? Come mai il tuo badge è qui? Chiedilo a tuo figlio. Oggi, se non me lo spieghi bene, non pensare di andartene. Ah. Che senso ha pedinarmi? Non ti sto pedinando. Mi preoccupo solo per te. Non so cosa fare. L'unica cosa che puoi fare è stare lontano da me. Quella mattina è stato solo un malinteso. Non è successo nulla tra me e lei. Ero ubriaco. Mi ha riaccompagnato a casa. Anche tu mi hai riaccompagnato. Sai come sono quando sono ubriaco. Come potrei mai farle del male? Lo farai. Non andartene. Ma giuro che non ho fatto niente. Xie Linjuan, che stai facendo? Non riesci a lasciare il dottor Yi e non mi lascia andare. Vuoi avere entrambe. Goderti la felicità di 2 donne. Io e Shanshan è finita. Se sei arrabbiata, vuol dire che provi ancora qualcosa per me. Ti prego, dammi un'altra possibilità, va bene? Ti ho amato. In questo matrimonio. Anche se ero solo una sostituta. Non pensarti così importante, va bene? Vogliono solo un erede della famiglia Xie. Con chi lo fai non importa.
Ma hai fatto la tua parte. Mi hai dato molti ricordi caldi. Si festeggia il venerdì santo, perché non si può festeggiare il compleanno. Da ora in poi lo festeggeremo ogni anno, io sarò con te. Ma questi ricordi caldi, il giorno in cui mi hai chiesto il divorzio. Sheng Xing Chen. Divorziamo. Si sono tutti trasformati in... Pugnali che mi trafiggono. Più eri gentile con me, più soffrivo. Se provi ancora un briciolo di sentimento per me, lasciami andare. Se quella notte non avessi scambiato la persona, tutto ora sarebbe diverso. Quella notte ti ho salvato, ho pensato a te ogni giorno. Poi ho incontrato i Shanshan. L'ho scambiata per te. Non ti sembra ridicolo dire una cosa del genere? Siete stati insieme per tanti anni, solo perché? L'hai scambiata per me? No, ho davvero sbagliato persona. I Shanshan è solare. Come un piccolo sole. All'inizio mi piaceva davvero. Per me è difficile vivere spensieratamente. Lei è più adatta a te. Ma quando Shanshan mi ha lasciato, ho sofferto. Non andartene. Quando te ne sei andata, ho avuto paura. Avevo paura di non rivederti mai più. Facciamo nascere il bambino, vivremo come una famiglia di 3. Lo accompagneremo insieme, crescendo felici. Diamogli tanto amore, va bene? Non pensare a niente ora, stasera resto qui con te. Hai la febbre. Rispondi prima al telefono. Pronto? Figlio, penso di aver ucciso i Shanshan. Cosa stai dicendo? L'ho vista a casa tua e le ho chiesto perché era lì. Volevo fermarla, ma quando l'ho tirata, è caduta sbattendo sull'angolo del letto. C'era sangue dappertutto. Chiama subito la polizia. No, figlio, finirò in prigione. Mia madre dice che ha ucciso Shanshan. Devo andare a vedere. Vengo con te. Andiamo. Abbiamo ricevuto una denuncia. È stata lei. Lei e i Shanshan hanno litigato. E lei ha spinto i Shanshan. I Shanshan ha perso l'equilibrio ed è caduta, sbattendo la testa. Mamma, cosa stai dicendo a Andra? In casa c'erano solo 2 Shanshan, vero? Non vorrai mica, per proteggere tua moglie, far prendere la colpa a tua madre, vero? Non l'ha fatto apposta, non le daranno una condanna pesante. Puoi ancora ottenere il perdono di Shanshan. Xing Chen è stata con me. Lei non era nemmeno a casa. Tua madre era con me in quel momento. Come poteva essere a casa tua? Questa faccenda, chi altro può essere se non tua moglie, signorina Shen? Venga con noi, per favore. No. Spiegherò tutto chiaramente io. Sheng Xingchen, ti troverò il miglior avvocato. Perché la state incastrando? Ho già chiesto in giro. I Shanshan non è ferita gravemente. Basta che lei acconsenta al perdono. Sheng Xingchen non avrà problemi. Non è grave, eppure state mentendo. Tua madre è già avanti con l'età. Vuoi davvero che venga arrestata? E poi, tutta questa faccenda è un casino che hai combinato tu. Se non fosse venuta a casa tua, non avrebbe nemmeno scoperto che Yi Shanshan si era già trasferita lì. Dimmi un po', quando ti sei mai interessato? A tua moglie? E adesso fai la scena ipocrita. Ti ricordi chi è stata a spingerti? È stata Sheng Xingchen. Lei pensava che Xie Lingyuan volesse il divorzio. Proprio per colpa mia. Quindi abbiamo litigato. Che stai dicendo? Esci. Perché dovresti dire una bugia del genere? Lei non avrà nessun problema se otterrà il mio perdono. Mi stai minacciando? Sai bene cosa voglio. I Shanshan, ti diverte fare una cosa del genere? Sì. Non mi importa quale mezzo uso, pur di tenerti qui con me. Provaci. Troveremo le prove per dimostrare che è innocente.
È incinta ed è alla stazione di polizia. Pensi che possa resistere? Io e tua madre abbiamo mentito, anche se trovi le prove. Non farai altro che metterci dentro. Ma pensi che tuo padre lascerà andare Shang Xingchen? I Shan Shan, da oggi in poi. Anche l'unico briciolo di affetto che ho per te svanisce del tutto. Ora c'è il dottor Zhao con lei, che c'è da preoccuparsi. Anch'io non ti metto pressione, basta che durante questi giorni che sono ricoverata, vieni ogni giorno a prenderti cura di me, poi dirò alla polizia che sono caduta da sola. Va bene. Voglio della frutta. Dammela da mangiare tu. Xing Chen. La polizia ha detto che il dottore ha firmato la dichiarazione di perdono. Quindi sono venuta a dare un'occhiata. Sì, ho detto che se lui si separa da te e sta con me, accetterò di firmare la dichiarazione. Lui non ha avuto altra scelta che fare così. Non è affatto così. Va bene. L'importante è che stia bene. Xing Chen, aspetta. Tua madre, per salvarsi, ha incastrato Shang Xingchen. Non capisci ancora che razza di persone sono i tuoi genitori. La tieni legata così e non vuoi divorziare da lei? Quando partorirà il bambino e vorrà fare la dottoressa, i tuoi genitori saranno d'accordo? Lei non vuole sacrificarsi. Per l'erede della famiglia Xie, pensi che i tuoi genitori acconsentiranno? Xie Lingyuan, se la ami veramente, dovresti lasciarla andare. Se vuoi piangere, piangi pure. Ha promesso ai Shanshan di divorziare da me, in cambio della dichiarazione di perdono. Fa sembrare che abbia fatto un grande sacrificio per me. Dall'inizio alla fine, non ho mai spinto i Shanshan. Non voglio nessuna dichiarazione di perdono. Quello che voglio è essere dichiarata innocente. I Xie, fin dall'inizio, sono sempre stati così. Per se stessi, possono calpestare chiunque. È stata lei e i Shanshan. Hanno litigato un po'. Ha spinto i Shanshan. Se non è tua moglie, chi altro potrebbe essere? Pensavo che lui fosse diverso. Gli ho detto, se lascia te e sta con me, firmerò la lettera di perdono. Anche lui è della stessa pasta. Ti accompagno in commissariato. Quel giorno ti ho riaccompagnata a casa. Posso testimoniare per l'orario. Per me non ha più senso. Non devi assolutamente soffrire per gente così. Dottor Zhao, lo sai? Quello che mi fa soffrire non è mai stato se lui mi amasse o meno. Quello che mi fa soffrire è che fin dall'inizio ho sbagliato a giudicare la persona. Sei ancora un essere umano. Sta bene. Sai benissimo che è te che ama, che è te che non riesce a dimenticare. Io sono solo uno scudo. Perché l'hai trattata così? Dal momento che la ami così tanto, prenditi cura di lei. Indaga chi ha intenzione di vendere le proprie quote azionarie. Il prezzo non importa, le voglio tutte. Cosa vuoi fare? Se mio padre non vuole cedere il potere, non vuole ritirarsi, allora combatterò con lui fino alla fine. Se non mi libero dal controllo di mio padre, non avrò nemmeno il diritto di stare con la persona che amo. Non lo avrò. Sta iniziando la nausea mattutina. Cosa ci fai qui? Ti riaccompagno a casa. Non serve. In queste condizioni non puoi cucinare, devi mangiare qualcosa. Ti riaccompagno, preparo qualcosa di semplice. Non devi preoccuparti. Non mi preoccupo per te, mi preoccupo per il bambino. Tu puoi non mangiare, ma il bambino no. Andiamo. Questo bambino non dovrebbe proprio venire al mondo. Dottor Zhao, mi faccia un altro controllo. Voglio interrompere la gravidanza. Farlo ti farebbe troppo male fisicamente. Ho deciso di abortire. Se partorissi questo bambino, la famiglia Xie lo prenderebbe di sicuro. Crescere in una famiglia del genere, che felicità potrebbe mai avere? Allora vieni in ospedale domani.
Assaggia, l'ho fatta leggera apposta per te. Dovresti riuscire a mangiarla. Non devi cucinare con la nausea da gravidanza. D'ora in poi mi occuperò io dei 3 pasti al giorno. Da una parte, per tua madre, ti prepari 3 pasti al giorno per Shanshan. Dall'altra, per nostro figlio, prepari i pasti anche per me. Il capo Xie è davvero un bravo uomo di casa. Se non vuoi vedermi, manderò qualcun altro a portarteli. Fa quello che vuoi. Fai come ti pare. Tanto non dovrà portarli per molti giorni. Non hai fatto l'esame proprio qualche giorno fa? Lei è venuta a pranzare con me. Cosa stai facendo? Ti sto aiutando. Dopo che il dottor Zhao avrà finito questo intervento, non ci vedremo più. Non ho nemmeno chiesto che tu mi dia per forza una risposta. Mi sono iscritto a una università di Pechino. Quando verrò ammesso me, ne andrò da qui. Posso venire anche io a Pechino. Dottor Zhao, troverai sicuramente una persona più adatta di me. Andrò da solo ai prossimi esami. Grazie. Shanshan. Sei tu che hai fatto la miocentesi a mia moglie. È stato per colpa tua che ha avuto l'aborto. Devi darmi una spiegazione. La miocentesi ha già di per sé un certo rischio. In più hai firmato il modulo di consenso informato. Tutto quello che ho fatto è conforme alle normative. Ho cercato su Baidu. È stato per colpa di un errore nell'intervento che ha causato l'aborto. Devi pagare con la vita. Shanshan. Lin Yuan, stai bene? Lin Yuan. Lin Yuan, non puoi succederti niente. Lin Yuan. Ti senti male da qualche parte? Stai bene? Il bambino sta bene. Io parlavo di te. Come puoi essere così sciocca? Non sai quanto è stato pericoloso poco fa? Se non avessi intercettato il colpo, che succedeva se ti avessero ferito? Ah, già. So che quando hai sposato mi hai dovuto sopportare tante ingiustizie. Anche i miei sentimenti per te li ho capiti solo dopo tante peripezie. Tutto il tuo dolore l'ho causato quasi tutto io. Pensavo che senza di me saresti stata meglio. Finché non è arrivato chi ti ha ucciso, non sapevo che avrei preferito morire. Piuttosto che perderti. Perché sei sempre così? Quando voglio lasciarti. Tu mi trattieni. Shen Xing che non se ne va. Non avrò più un'altra possibilità. Shen Xingken, parliamo. Non abbiamo niente di cui parlare. Sai benissimo che alla famiglia Xie interessa solo il bambino che porti in grembo. Perché vuoi diventare una pedina per loro? Se Xie Lin Yuan chiedesse il divorzio, lo accetterei subito. Ora che sei incinta di suo, pensi che te lo chiederebbe? Quindi non capisco. Se lui ha detto che è finita, perché non riesce a lasciare andare? Per ingannarti e farti avere il bambino, è capace di dire qualsiasi cosa. Pensi davvero che sia finita tra noi? Se è così spregevole, cos'è che ti trattiene? Amare qualcuno non ha una logica. Ormai non posso più tornare indietro. Non voglio che tu ti perda sempre di più. Il dottor Zhao è gentile con te. Perché? Devi rubarmi Xie Lin Yuan? Non vale la pena sprecare tempo con me. Se vuoi stare con lui, vai da lui. Non dimenticare che sei uscita dal centro di detenzione, perché ho firmato la lettera di perdono. Se questa cosa finisse nella tua fedina penale, rovinerebbe la tua carriera. Sei sicura di volerne parlare? Sono stata con lui 7 anni. Se ha potuto abbandonare me, può tradire anche te. L'amore è solo un contorno. Prima di tutto, bisogna avere un sé.
L'amore è solo un contorno. Se fossi al mio posto, vediamo se saresti in grado di dirlo. Che fai? Questo è un ospedale. Io voglio essere il tuo contorno. Hai sentito tutto quello che abbiamo detto? Avevo paura che accettassi. Se fossi lei, mi sentirei tradita anch'io. Io e la mia famiglia le dobbiamo troppo. Shanshan prima non era così. Non ti avrebbe mai incastrato. Per la faccenda della lettera di perdono. Ti sei fatta umiliare. Ma le cose non stanno come dice lei. Non c'è bisogno di spiegare. Non ha senso. Xing Chen non può. Darmi un'altra possibilità? In ogni caso, se chiedi il divorzio, lo accetterò sicuramente. Non lo chiederò. Ma Quindi stai dicendo che se non lo chiedo io, tu non mi chiederai il divorzio? Allora quando torni a casa? non voglio tornare. Penso sempre a quello che è successo in questi giorni. Allora vengo a casa tua. Shenzhen in questi giorni ha sempre preso cura di Xie Lingwan. Lo sai? Sono marito e moglie. Non è normale. Ci stai bene? Non è stato tu a creare l'opportunità per farli riconciliare? Cosa vuoi dire? Dottori, devo essere ancora più chiaro. Accusare falsamente Sheng Xingchen, spingere via chi ti ha amato, causare una rissa in ospedale. Non sei scappato da altre parti. Sei corso proprio nella stanza di Sheng Xingchen. I Shanshan. Ti vergogni del giuramento che hai fatto quando sei diventato medico? Non è che quella persona voleva uccidermi. Ho perso la testa. Non hai perso la testa. Sapevi che Sheng Xingchen era in stanza. Sapevi che vi assomigliate. Sapevi che quella persona avrebbe potuto scambiarla per te. Solo che non sapevi che Xie Lingwan sarebbe arrivato a tanto per lei. Dottor Zhao, penso che mi stia giudicando con pregiudizi. I Shanshan. Lascia questo ospedale da solo. Sarà più dignitoso per tutti. Pronto? Assistente San, l'altra volta non hai detto che il boss Xie voleva vedermi? Ora ho tempo. Davvero abiti qui? Non importa, sono ferito. Ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me. Ho così tanta nausea mattutina. Io dovrei prendermi cura di te? No, cucini male. Posso imparare. Aspetta. Guarda, ti ho preparato tante ricette. Va bene. Hai imparato tanto con i Shanshan. Sei geloso? Vieni a provare.
Non ti farò più soffrire nemmeno un po'. Cosa intende? Mi ha chiesto di incontrarmi per questo, no? Forse non lo sa ancora. Shank Sinken, questa gravidanza è una femmina, vero? Lin Yuan è sempre stato chiaro su debiti e crediti, fin da piccolo. Questa volta, con la faccenda di Shank Sinken, crede che lui la perdonerà di nuovo. Ha già scelto Shank Sinken. Dopo, avranno altri figli. Non lo sa ancora. Shank Sinken può avere solo questa gravidanza, vero? Cosa? Vuoi solo un erede? No? Basta che divorzino. Posso aiutarla? E tu cosa ci guadagni? Lo amo. Basta stare con lui. Posso pagare qualsiasi prezzo. Papà, Perché non rispondi al telefono? non ho fatto caso. Accordo di divorzio. Vieni. Firma questo. Metti la cifra che vuoi. Ma quel 3% delle azioni non puoi prenderlo. Dopo la nascita del bambino, la famiglia Xie pagherà regolarmente gli alimenti. Cosa significa? La famiglia Xie ti ha sposato solo per un erede. Dato che hai partorito una femmina, e puoi avere solo questo figlio. Senti, non ti metterò in difficoltà. Dopotutto mi hai chiamato papà per 2 anni. Non ti farò perdere. Capo Xie. Il matrimonio è una cosa tra due persone. Se si deve parlare di divorzio, fai venire Xie Lin Yuan a parlare con me. Il matrimonio non è mai una cosa tra 2 persone. È una cosa tra 2 famiglie. Non vuoi neanche che Lin Yuan, per causa tua, litighi con la famiglia e perda metà dell'azienda che ha costruito, vero? Senti, tutto ciò che Xie Lin Yuan possiede, gliel'ho dato io. Senza la famiglia Xie non è niente. Ne vale la pena per te. Se dopo il divorzio voi due continuerete a frequentarvi, è affar vostro. Non mi interessa. Ma la persona che Lin Yuan sposerà deve essere la madre del futuro erede della famiglia Xie. Boss Xie, che cos'è il matrimonio per te? E i figli, che cosa sono per te? Non firmerò questo documento. Va bene, non firmarlo. Ma Xie Lin Yuan perderà tutto. E anche tu. Dici che sei senza un soldo e che trovare lavoro è difficile. Firma, è meglio per tutti. Se firmo questo documento, cosa penserà Xie Lin Yuan di me? Puoi convincere Xie Lin Yuan a divorziare da me, ma non firmerò questo documento. Se fosse Lin Yuan a chiederti di firmare questo documento, a quel punto le condizioni non sarebbero così favorevoli. Ho 2 braccia e 2 gambe. Non voglio approfittarmi della vostra famiglia Xie. Cosa stai facendo? Sheng Xingchen ha avuto solo una figlia. Anche se partorirai questo bambino, non avrai un erede. La tua posizione in Nuova non sarà sicura. Se sei troppo buono, tocca a me fare il cattivo. Shank Xing-chen è la mia unica moglie. Che abbia o meno figli, per me non ha importanza. Mi sa che non vuoi più lavorare, vero? Boss Xie. Nessuno te l'ha detto? Le azioni che ho in mano ora sono più delle tue. Questa azienda ora non la comandi tu, la comando io. Cosa? Tu, figlio ingrato. Papà, cosa succede? Chiama un'ambulanza, papà. Com'è che tuo padre è svenuto? Era sempre in salute. Non lo so. Sei stata tu, disgraziata. Perché non l'hai detto prima? Puoi avere solo un figlio, e quello che porti in grembo è una femmina. E osi chiederci azioni? Non solo inganni per soldi, ma porti anche la morte. Sei tu che l'hai ucciso. Mamma, basta. Di chi è la colpa, alla fine?
Se non fosse stato per Xing Chen, saresti ancora in prigione. Lo sapevo che saresti rimasto risentito per questa cosa. Ora tuo padre è ridotto così per colpa sua, e tu la difendi ancora? Xie Lingyuan, ma cosa? Ti ha fatto bere quella donna? Se non siete mai contenti di chi sto insieme, allora fate come se non aveste questo figlio. Vuoi ucciderci per questa donna? Allora non voglio più vivere nemmeno io. Mamma, Lin Yuan, forse è meglio che io torni a casa. Non puoi andartene. Chiamo la polizia. È lei l'assassina, signora Xie. Il signor Xie ha avuto un infarto. Fare scenate qui non serve a niente. Faresti solo ridere la gente. Non ti lascerò andare. via da casa. Accompagnare cosa? Tuo padre è ancora lì dentro. Non sappiamo se è vivo o morto. E tu vuoi accompagnare questa strega? Ci vado io. Tranquillo. Prenderò un taxi per tornare. Devi stare attento. Fammi sapere appena hai notizie. Va bene. Autista, parte? No, no. Signorina, parte. Dottore, come sta mio padre? L'abbiamo rianimato, ma non siamo sicuri. Quando si sveglierà il paziente? Prima lo osserviamo in terapia intensiva. Perché sono così sfortunata? Lao Xie, non puoi lasciarmi. Tuo figlio è già stregato da quella donna. Vuole rompere i rapporti con me. Se te ne vai, vengo con te. Accompagnate la signora a casa. Non ci vado. Voglio restare con tuo padre, se non si sveglia. Non voglio più vivere, signora Xie. Il signor Xie ha ancora bisogno di cure. Lei ha già cacciato via Sheng Xingchen. Se non si prende cura di se stessa, allora il signor Xie davvero? Nessuno si preoccuperà più di lui. Lao Xie non è morto. E tu osi parlarmi così? Signora Xie, lo dico per il suo bene. I Shanshan e il signor Lao Xie mi ha chiesto di indagare. Ho scoperto questo. Con la situazione attuale, il signor Xie probabilmente non se ne preoccuperà più. Il signor Xie è disposto a fare un'offerta. Cosa? Il padre di Shanshan, a causa del ritardo nelle cure, è morto 2 anni fa. I Shanshan in precedenza è andata all'estero per portare la madre in cura. Ma poi sua madre è morta anche lei per il troppo dolore. E solo dopo è tornata in patria. Sono io che ho ucciso i suoi genitori. Il ginecologo di Sheng Xingchen è I Shanshan. Questo non è necessariamente una coincidenza. Il fatto che Sheng Xingchen aspetti una figlia è stato detto al boss Xie proprio dai Shanshan. Accidenti. Autista, può andare più piano? Xing Chen. Xing Chen, svegliati. Xing Chen. Stai bene? Xing Chen, svegliati. Xing Chen. Devi salvarla, assolutamente. Ti farò i conti quando esco. Sheng Xingchen. In realtà aspettava un maschio. Hai ucciso tuo nipote con le tue mani. Ora ha già abortito. Tuo figlio non ti perdonerà mai. Questo è il destino che volevi. Per il tuo erede. Muori, vecchio bastardo. Ah, io invece sono più misericordioso. Tra un po' farò in modo che tua moglie venga a tenerti compagnia. Tu cosa ci fai qui? Perché l'ho ucciso io?
Aiuto! Lei ha ucciso mio marito. È un'assassina. Aiuto! Come sta? L'operazione è ancora in corso. Lei è fuori pericolo. Ma il bambino non si è salvato. E in futuro anche. Perché? Il mio legame con lei è così fragile. Per un bambino, la abbandoneresti? Tu non sai proprio niente. Boss Xie, suo padre è morto. Cosa hai detto? Ora la signora Xie sta dicendo in giro che è stato il dottori a ucciderlo. Vuole uccidere il dottori? Là è tutto un caos. Vai subito a calmarla. Abbi cura di lei per me. Quando si vedrà? La persona che vorrà vedere di più sarai tu. Risolvo la faccenda e torno subito. Subito. Lo credo sì, anche se non è stata Shanshan a farlo. Non può comunque uscire pulita da questa faccenda. Ormai è impazzita. Se non divorzi subito, di sicuro farà del male a Shen Xinken. È mio il debito con Shanshan. I debiti vanno pagati, prima o poi. Signora Xie, si calmi. Chiamate subito la polizia. Mamma, lasciala stare. Lin Yuan, presto, chiama la polizia. È stata lei ad uccidere tuo padre. Me l'ha detto lei stessa. No, signora, perché dovrei ucciderlo? Sono una dottoressa. Il mio dovere è salvare vite. E inoltre è il padre di Lin Yuan. Avrei fatto di tutto per salvarlo. Come potrei mai ucciderlo? Donna dal cuore di serpente e scorpione. Cosa stai facendo? Lin Yuan, credimi, sono andata solo a trovare tuo zio. Non so perché la signora pensi che l'abbia ucciso io. Signora Yi, la preghiamo di venire con noi per un interrogatorio. Lasciami stare. Lin Yuan, Ti sei svegliato a... dottoressa Zhao. Il padre di Xie Linyuan è morto. È andato laggiù a dare una mano. Perché? L'intervento è fallito? La causa è ancora in fase di accertamento. La polizia ha dovuto portare via tua suocera. Dov'è il mio bambino? Mi dispiace. Non sono riuscita a salvarti questo bambino. Dottoressa Zhao, vorrei stare da sola per un po'. Va bene, chiamami se hai bisogno di anything. Abbiamo già indagato con attenzione sulla causa della morte di suo padre e non abbiamo riscontrato alcun problema. È morto per complicanze post-operatorie. Accetti le nostre condoglianze. Abbiamo controllato tutti i medicinali. Sono tutti perfettamente in regola. So che sospetta la dottoressa Yi, ma abbiamo già controllato tutti i farmaci, persino le telecamere del corridoio di quel giorno. Non abbiamo trovato niente di anomalo. Tutte le procedure della dottoressa Yi sono conformi alle normative. Di sicuro è stata incriminata ingiustamente. Non si trova nessuna traccia sul corpo di mio padre ormai. E il tassista? È davvero stato solo un incidente? Mi dispiace. Mio padre è appena morto. Mia madre è emotivamente instabile. La polizia ha già indagato. La morte di mio zio non ha niente a che fare con me. Ma se tua madre continua a fare casino in ospedale, come farò a lavorare d'ora in poi? In più tua madre ha quasi ucciso me e tu ti limiti a dire una semplice scusa e lasci passare tutto così superficialmente. Ti compenserò il più possibile. Se non riuscirai a compensarmi, non dire più cose del genere d'ora in poi. Va bene. Cosa? Ho detto che va bene. Divorzierò da Shen Xing-chen. Xie Lin Yuan. Forse è tutto scritto nel destino. Fin dal giorno in cui ti ho incontrato. Il finale di noi tre era già segnato. Cos'è questa roba?
Mi hai chiesto di dare questa cosa a Shang Xing-Chen. Non riesco a dirglielo in faccia. Se non riesci a dirglielo, perché vuoi divorziare lo stesso? Se mi lascerà, starà meglio. Tu non sei lei. Con che diritto decidi per lei? Allora le dirai che non la amo, che non l'ho mai amata. Adesso che il bambino non c'è più, questo matrimonio non ha più motivo di continuare. Ha appena perso il bambino. Tu mi chiedi di dirle queste cose proprio adesso. Sei ancora un essere umano. Cosa posso fare? Ho fatto infuriare mio padre fino a morire. Mia madre è dentro, accusata di tentato omicidio. Pensi che io e lei abbiamo un futuro? Vattene via. Seligman, se vuoi divorziare, dimmelo di persona, altrimenti non firmerò mai. La disturbo. Dottore Zhao, Non mi hai mai disturbato. Non è un problema. non succederà più. Voglio solo sapere. In cosa ho sbagliato esattamente? L'amore non segue nessuna logica. Non è altro che un occhio per occhio, un dente per dente. Non voglio sentire queste scuse superficiali. Se è solo che non provi più niente, dovresti almeno darmi una possibilità, no? Nella mia vita, quello che non mi manca di più è essere negato, essere battuto. Anche se questa volta ho preso 100, ci sarà sempre comunque qualcuno che viene a dirmi che è stata solo fortuna. Ogni volta che cado, devo rialzarmi. Perché non ho altra scelta che rialzarmi. Nessuno mi aiuta, nessuno mi copre le spalle. Non ho via di fuga. Mi dispiace, non lo sapevo. Non è colpa tua, non c'entri niente con te. Un maestro severo forma un allievo eccellente. È colpa mia. So quanto ti sei impegnato per me. Ho rovinato da solo il mio futuro. Per me, sei sempre il miglior insegnante di tutti. Ma non siamo fatti per stare insieme tutta la vita. E che mi dici di Xilin Yuan? Quando Xilin Yuan stava con me, lui non mi amava per niente. Sono stata costretta a sposarlo. E anche lui è stato costretto a sposarmi. Quando ci siamo sposati da poco, lui mi odiava anche. Una volta la suocera venne a cena a casa. Questo filetto di maiale in agrodolce è acido. Mamma ha detto che a te non piace il dolce. E non ti piace nemmeno l'acido. Non devi cambiare i tuoi gusti per me. Fai come preferisci, va bene così. Posso scegliere quello che mi piace. Come fai a saperlo? Non sono senza gusto, no. Mangio tutti i giorni i piatti che fai tu, posso anche capire. Quello che ti piace, non devi fare tutte queste cose ogni giorno. Fai quello che vuoi fare. Non devi stare sempre dietro di me, e poi dopo devi chiedermi che ti ringrazi per avermi accudito. Se lui ti supporta così tanto, perché hai abbandonato la tua carriera? Xing-Chen, cosa ne pensi di questa borsa? È molto carina. Tu hai sposato Lin Yuan. Ora sei una persona di un certo rango. Devi stare attenta a quello che indossi e usi. Questa borsa è un regalo per te. Grazie, mamma. Mamma, vorrei trovare un lavoro. Un lavoro? Essere la signora della famiglia Xie è già il tuo lavoro. Devi mantenere l'immagine di Lin Yuan. Questo è più importante di qualsiasi altro lavoro tu possa fare. Che cosa c'è che devi dire per forza di persona? Ora vado a fare altro. Non sei soddisfatta della divisione dei beni? Cosa altro vuoi? Dillo. Cercherò di accontentarti. Sei stata tu a dire che non volevi niente. Era tutta una recita, una bugia. Tu credi a qualsiasi cosa dico. Sei così facile da ingannare. Quindi adesso che il bambino non c'è più, non devi più fingere, vero? Sì, e tu non sei la stessa cosa. Tu e Zhao Zexuan siete colleghi.
Siete anche vecchi amici, ridete e chiacchierate tutti i giorni, e come invece? Hai sempre la faccia scura, neanche tu mi piaci, vero? È da un sacco di tempo che non sopporto più questa vita. Prima ti ho ingannato per portare a termine la gravidanza, adesso il bambino non c'è più. Non dobbiamo più recitare. Divorziamo. La penna. Quando andiamo all'ufficio civile? Dopo la sepoltura di mio padre. Perché non mi insulti? Insultami che sono una feccia, che non sono responsabile, che sono peggio di un maiale o un cane. Puoi insultarmi di tutto, perché non lo fai? Accetta il tuo dolore. Vattene più lontano possibile con gli studi. Non voglio più vederti mai più. Va bene. Non eri obbligato a venire. Dopotutto abbiamo convissuto 2 anni, anche se era tutta una finzione. Ma noi ci siamo comunque calati nei panni del ruolo. E la nostra recitazione è stata anche abbastanza armoniosa. Adesso è arrivata all'ultima scena. Dovevo pur venire per il saluto finale, no? Shang Xing-chen, ti avevo già avvertito. Guardati. Dovevi finire per farti male da capo a piedi. Congratulazioni! Dopo 7 anni di relazione, finalmente siete riusciti a concludere. È il tuo regalo di matrimonio, in anticipo. Io. Grazie, mi piace molto. Cambieremo i documenti tra un mese. Contattami quando hai tempo. Ti odio. Non ha senso. Dopo che mi hai lasciato, di sicuro riuscirai a vivere meglio. Se ti dispiace così tanto, perché non gli corri dietro? Tanto tuo padre è già morto. Al massimo tua madre passerà il resto della vita in prigione. Perché hai dovuto accettare, no? Sei mia madre. Passare il resto della vita in prigione ti fa stare comodo. Anche io lo capisco. Pensi che dopo aver detto questo, mi sentirò in colpa e accontenterò te, Shang Xing-chen? Sogna, io ho già perso la persona che amavo. Neanche tu puoi ottenerla. I Shan. Quello che la mia famiglia Xie ti deve, lo restituirò. Ma quello che tu devi a Shang Xing-ken, te lo chiederò indietro, centesimo per centesimo. Le procedure per la dimissione sono state completate. Ecco le prescrizioni del medico e le medicine. In realtà, potevo occuparmene da solo. Tanto è l'ultima volta. Grazie, dottor Zhao. Lascia che ti accompagni a casa. Occupati dei tuoi affari. Dopo oggi. Non ci vedremo più. Non rifiutare di nuovo. Ti ho messo in contatto con un professore a Pechino.
Ha visto il tuo profilo e spera che tu possa essere suo assistente. Prepara l'esame contemporaneamente, così sarà più efficace. Non voglio essere troppo in debito con te. Ho anche un interesse personale. Solo quando te ne sarai andata, potrò davvero lasciare andare. Grazie. Professor Zhao. Questo riso non è buono come quello di Shang Tsing. Rifallo. Vecchia strega, ti sto dando importanza, vero? Solo per rispetto di tuo figlio. Ti do un po' di cibo. E ora fai il difficile? Cosa fai? Se non vuoi mangiare, allora non mangiare. Come mai oggi hai tempo per bere? Sono seccato. Ho sentito di tuo padre. Le mie condoglianze. Questa è per te. C'è qualcosa che non va. Non bevi nemmeno. Divorziato. Non beve. Ah, ma non è proprio quello che volevi. La tua ex moglie, Shang Tsing. Lei era una secchiona, sposarti e badare alla famiglia. Non è stato uno spreco del suo intelletto? Lei, prima o poi, spiccherà il volo. Farà parlare di sé. Grazie per i tuoi auguri. Sig. Non bevi nemmeno. Questa è una cosa seria. Allora, compriamo i biglietti per mercoledì prossimo? Mamma, è ora di prendere le medicine. Cosa mi stai dando da mangiare? Non le voglio. Chiama Xie Linyuan. Voglio che torni. Non voglio che tu mi curi. Non voglio, non voglio. No, non voglio. Mamma, se continui così, a comportarti in modo folle e a non prendere le medicine, dovrò ricorrere all'elettroshock. Sei un demone. Mio marito è sicuramente morto per colpa tua. E ora vuoi fare del male anche a me. Dov'è Xie Linyuan? Perché non è ancora tornato? L'hai ucciso anche lui? L'hai ucciso? Sì, l'ho ucciso io. Se hai il coraggio, uccidimi. Vendica tuo marito. Uccidimi, forza, uccidimi. Mamma, cosa stai facendo? Non l'ho fatto io, signora, anche se mi detesti. Devi pensare alla tua salute. Devi prendere le medicine. Non sono stata io. No, non è stato Linyuan. Mamma, lascia che ti medichi. Lascia fare a me. Anche la tua mano ha bisogno di cure. MMH. Non sono stata io, è stata lei. Mamma, la signora si è già licenziata. Proprio non riesco a trovare nessuno che si prenda cura di te. Dato che non vuoi stare a casa, ti manderò in una casa di riposo. Ti ho mantenuta per tutti questi anni e ora mi abbandoni? Mamma, quando tu e papà avete ucciso i genitori di Shan Shan, pensavi che la punizione sarebbe ricaduta su di te? Quindi sapevi tutto. Allora perché? Hai divorziato da Shang Xingchen e sei andato con i Shan Shan? D'ora in poi noi tre resteremo legati così, a consumarci a vicenda. Shang Xingchen è diversa. Il suo futuro è roseo. È stata tutta la tua debolezza. La tua debolezza per Shang Xingchen ha ucciso tuo padre. La tua debolezza per i Shan Shan mi ha costretto a vivere in questo posto di merda. Mamma, papà si è ucciso da solo.
E tu vuoi ancora che mi senta in colpa per aver ucciso mio padre? Come ti ha trattato Xing Chen? L'hai mai considerata una persona? Fin dall'inizio, per voi è stata solo uno strumento comprato per 3 milioni per dare un erede alla famiglia Xie. Siete stati voi a spingervi verso il baratro. Riportala indietro. Figlio, torna da me. Quando ci sposiamo? Vedi, per me va bene qualsiasi data. Allora, domani. Domani mattina andiamo all'ufficio civile. Va bene, A proposito, non voglio firmare l'accordo prematrimoniale. va bene. Dammi ancora un po' di tempo. È proprio questo progetto. Se vendo questa base d'asta alla concorrenza, il gruppo Nuova della tua famiglia Xie sarà finito. Il matrimonio è stato organizzato in fretta. L'azienda ha un sacco di progetti in sospeso e non riesco proprio a trovare il tempo. Ti do i soldi. Comprate quello che vi serve per organizzare tutto, più tardi. Ci sposiamo noi. Ci sposeremo ancora davvero? Non lo vuoi? Va bene, aspetto che finisca il tuo lavoro. Xing Chen, Lin Yuan, la tua carta di credito è ancora da me. Te la spedisco con il servizio di consegna espressa o vieni a ritirarla tu? decidi un posto, vengo io. Va bene. Ho alcune cose da sbrigare in azienda, vado un attimo. Va bene, vai a fare il tuo lavoro. I genitori di Lin Yuan hanno già avuto la punizione che si meritavano. Lin Yuan non ha sbagliato niente. Finiamo qui, adesso. In futuro potremo ancora vivere serenamente insieme. Prendilo, non si sa mai che serva in caso di necessità. Non serve. E poi queste azioni. Non so come fare. Per trasferirle di nuovo a te. Prendile, ti prego. I tuoi falsi complimenti e il tuo fingerti gentile con me sono solo perché hai paura che io faccia del male a Sheng Xing Chen, vero? Xie Lin Yuan. Mi hai costretto tu. Pronto, capo Zhao. Ho in mano il base d'asta del progetto di appalto di Nuova. Ti interessa? Va bene. Tieni le azioni, così io non mi sentirò in debito con te. La prossima settimana vado a Pechino e non tornerò più. Posso vendere quell'appartamento, va bene? Le tue cose, decidi tu. In realtà non mi devi nulla. Senza di te, probabilmente starei ancora a bighellonare. Ancora a fare appuntamenti al buio uno dopo l'altro. Mamma e papà, ancora al mercato, come se stessero contrattando. A discutere se la mia dote fosse 180.000 o 280.000. Dopo 2 anni di matrimonio. Una casa da 3 milioni. Il 5% delle azioni. È difficile trovare un lavoro così buono. In realtà, avrei voluto darti di più. Non voglio doverti ancora di più. Te lo meriti. Ne vale la pena, qualsiasi cifra.
anche se non mi sono mai pentita di averti amato. Ma è arrivato il momento di dire addio. Signora Xie, è stato un piacere collaborare. Ehi, boss Xie, competere con Novartis. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Questo progetto lo voglio a tutti i costi. Boss Xie, non fare promesse avventate ora. Noi parliamo con i risultati. Siediti. Pronto? Vai subito alla casa di riposo. Direttrice, perché mia madre si è suicidata? Oggi stava particolarmente bene di spirito. Non ci abbiamo fatto caso. Chi poteva immaginare che poco fa sia salita sul tetto per suicidarsi? Mamma. Autista, all'aeroporto. Com'è possibile? Autista, non andiamo all'aeroporto. Andiamo alla casa di riposo. Lin Yuan. Com'è potuto succedere? Non lo so. Non c'era nessun segno premonitore. Pensavo che superato questo periodo sarebbe andato tutto bene. Questo te l'ha lasciato mamma. Ti ho fatto perdere la partenza. Non c'è fretta per questi 2 giorni. Mi vendicherò sicuramente per il nostro bambino. Rimango ad aiutarti con le pratiche per mamma. Io mi sono sposato. Mi dispiace. Anche tu incontrerai la persona giusta in futuro. Ma I genitori di Shan Shan. Avete mai pensato che questa punizione sarebbe ricaduta su di voi? Quindi sapevi tutto. Allora perché hai divorziato da Shan Xinken e sei andato con i Shan Shan? D'ora in poi, noi 3 resteremo legati così. A consumarci a vicenda. Shan Xinken è diversa. Il suo futuro è tutto in discesa. Pensavo che tutto quello che facevo fosse per il bene di Lin Yuan. Non mi importava di quante persone ferissi. Ma non immaginavo che alla fin fine chi lo avrebbe ferito di più sarei stata io, sua madre. Shan Xinken. Lin Yuan non può più perderti. Lo so. Non ho il diritto di chiedertelo. Ma Lin Yuan ti ama. Puoi essere così crudele da andartene e basta? Dottor Zhao, Divulgare la privacy dei pazienti. Usare l'ecografia per il sesso a scopo di lucro. Dov'è la tua deontologia medica, dottori? Dottor Zhao, anche tu stai solo abusando del tuo potere. Per fare un favore a Shan Xinken. Se vuoi che me ne vada, me ne vado.
Non metterti su un piedistallo morale per giudicarmi. Che diritto hai di continuare a fare il medico? Registrerò tutto quello che hai fatto nel tuo fascicolo e ti seguirà per tutta la vita. Ora sono la padrona della famiglia Xie. Pensi che mi importi ancora di queste cose, dottor Zhao? Pronto, Xinken. Professoressa Zhao, non andrò a Pechino. Perché? Temo di deludere la sua buona volontà. Voglio restare. Sposarmi ti rende così infelice, da doverti ubriacare per dimenticare? Questo è l'accordo di divorzio. Se accetti queste condizioni, divorzierò. Ho già fatto causa per il divorzio. Nessun periodo di riflessione. Domani possiamo farlo. Tieni così tanto al patrimonio? Vuoi metà dei miei beni e il 10% delle azioni? Te li darò, potevi dirlo direttamente. Perché fare tutto questo giro? Cosa intendi dire? Sei tu che hai cambiato idea per primo. Mi hai sposato, ma il tuo cuore era tutto per Shang Xinken. E ora mi dai addosso, dicendo che ho sbagliato io. Credi che non sappia che vi vedete di nascosto? Oggi pomeriggio. Mia madre è morta. La tua vendetta è soddisfatta? Cosa vuoi dire? I tuoi genitori sono morti per colpa loro. Sei contento ora? Se non lo sei, puoi uccidermi subito. Lo sapevi già. E tu? Con il mio carattere testardo. Perché ti ho sposato? Perché sentivo che la mia famiglia ti doveva qualcosa, volevo compensarti. Ho mandato mia madre in casa di riposo per non vedere questa fine. Dopotutto, è mia madre. E i miei genitori? Meritavano di morire? Anche se non siamo riusciti a stare insieme. Non volevo che finisse così. Vuoi metà del mio patrimonio e quel 10% di azioni? Posso darteli. Domani andiamo in tribunale, senza periodo di riflessione. Se pensi che così siamo pari. Facciamo un brindisi. Xingken. I sentimenti per una sostituta superano persino i miei. Che ironia. Ora che i tuoi conti sono saldati, è il momento di fare i conti nostri. Quel tassista era davvero pagato da te. Cosa ha fatto Xingken per meritare tutto questo? Capo Xie, sei davvero generoso. Xie Linyuan, i tuoi guai. Sono solo all'inizio. I risultati della gara sono usciti. Il gruppo Zhao ha vinto l'appalto con un vantaggio di $1. Gli investimenti iniziali sono già stati fatti. Ora che abbiamo perso, il nostro flusso di cassa è molto critico. Contatta i direttori di quelle banche. Tutti sanno che tu e tua moglie vi siete separati. E che hai dato ai Shanshan il 10% delle azioni. Le banche non ti stanno già inseguendo per i debiti. Hanno fatto già abbastanza. Quanti giorni di liquidità abbiamo ancora in cassa? Non è affar mio. Sono qui per lavorare e guadagnare, non per affondare con te. San Fan. Sei alla nuova UA da così tanto tempo. E ora vuoi andartene?
Dopotutto, sono un voltagabbana. Non puoi aspettarti da me lealtà. Non puoi aspettarti da me lealtà. Quale azienda? Tsao Group. Capisco. Un uccello saggio sceglie l'albero su cui posarsi. Non ti metterò i bastoni tra le ruote. Finisco il passaggio di consegne e me ne vado. Boss Xie, se sei così magnanimo, allora ti servirò un'ultima volta con lealtà. Boss Xie, riguardo la gara d'appalto. Non credi di doverci dare una spiegazione ragionevole? Nel business si guadagna e si perde. Quando si perde, venite a chiedere conto. Quando vi facevo guadagnare, non vi ho mai sentito lodarmi. Xie Lingyuan, in passato hai avuto successo, solo perché tutti rispettavano tuo padre. Tu stesso, che capacità hai? Tuo padre se n'è andato e tu hai già mandato l'azienda in rovina. Ora la nuova UA è solo un ammasso di passività. Le nostre quote non valgono più nulla. Xie Lingyuan, come hai il coraggio di fare ancora ciò? Quando vi facevo guadagnare, non dicevate una parola. Ora, con questo fallimento nell'appalto, mi state mettendo alla gogna. Come fai a dire queste cose senza vergogna? Se non fossi il figlio di Boss Xie, chi ti considererebbe? Guarda il valore della tua famiglia, gli Xie, ora. Siete ancora i più ricchi di Luo City? Signori, io ho la quota maggiore qui. Qui, la voce più forte è la mia. Quello era il passato. Ora sono nelle mie mani. Adesso la mia quota è esattamente l'1% in più della tua. Xie Lingyuan, noi tutti i membri del consiglio abbiamo deliberato. Sei licenziato come CEO. Cosa avete detto? Ora, io sono il presidente della nuova UA. Xie Lingyuan, sei licenziato. Aspetta. Xinchen, Io ho ancora il 3% delle azioni. ho guidato questa grande nave, la nuova UA, fino a farla arenare. Non sono capace io. È un'azienda così grande, se vuole riprendersi. Non è per niente facile. Per fortuna la nostra famiglia Xie è vasta e potente. Se qualcuno di voi qui presente vuole ritirarsi adesso, posso comprare io le vostre azioni. Se uscite adesso, almeno la perdita non sarà così enorme. Nova è finita di sicuro. Approfittate che potete ancora incassare e andatevene. Come mai sei qui? L'assistente San mi ha chiamato. Mi ha parlato di oggi. Della riunione del consiglio di amministrazione. Non eri andato a Pechino? Come potevo andarmene in un momento come questo? L'azienda sta attraversando un periodo così difficile. Tu hai divorziato da Shanshan. Le hai dato metà del patrimonio e il 10% delle azioni. Sei impazzito? Lo ha chiesto lei, non potevo rifiutare. È quello che le devo. Va bene. Fai quello che ti rende felice. Ecco, ti ridò le azioni. D'ora in poi non abbiamo più nessun legame. Non sei rimasta perché eri preoccupata per me? La faccenda non si è ancora conclusa. Come puoi andartene? Tu hai bisogno della mia preoccupazione? Non ne ho bisogno. Lo voglio tantissimo. Perché non mi hai detto niente? Lo sai che, quando ho perso il bambino e poi stavo per divorziare, quanto è stato difficile quel periodo per me? Scusa, ma non potevo dirtelo. Non sapevo se Shanshan ti avrebbe fatto del male. Non potevo rischiare con te. Allora anche adesso non dovevi dirmelo. Ognuno paga per le cose che fa. Lei non potrà più farti del male. Cosa vuol dire? Signora Yi è accusata di aver assunto un killer per uccidere la signora Sheng Xinken. Inoltre è accusata di furto di segreti commerciali e profitto illegale. La arrestiamo in conformità alla legge. Non sono stata io. Lasciatemi. Non sono stata io. Lasciatemi. E l'azienda? Cosa succede all'azienda? È stata Shanshan a divulgare. L'appalto al gruppo Zhao è una cosa illegale. Naturalmente l'appalto verrà riaperto. Adesso ho solo acquistato le azioni al prezzo più basso. Prima o poi il prezzo delle azioni tornerà a salire. Ti preoccupi così tanto? A quanto pare vuoi diventare la padrona di casa. Chi vuole fare la padrona di casa? Non importa. Avevo intenzione di andare a Beijing dopo aver sistemato questa faccenda. Questa volta. Non la lascerò più andare via.